Bluetti AC200P, una power station da 2000 watt. Avete mai pensato che sareste riusciti a portare con voi 2000 watt di corrente alternata, ma anche corrente continua, in modo pulito, senza pagare la bolletta e in modo ecologico, in modo pratico, insomma ragazzi, in modo silenzioso e con tutti i vantaggi che possiamo avere da una power station? Questa è la Bluetti AC200P. Appunto un insieme di tecnologia che ci permette di usufruire di 2000 watt con un picco molto più elevato, se non sbaglio 4500 watt di picco massimo. Vi farò vedere tutte le caratteristiche. Possiamo utilizzare diversi sistemi tra ricarica wireless, corrente alternata, corrente continua, un bel display touchscreen e tanto altro, ma prima di farvi vedere queste cose voglio farvi vedere l'utilizzo di un asciugacapelli. Vediamo come riusciamo ad utilizzarlo senza nessun problema, ma utilizzeremo anche una saldatrice. Allora, questo asciugacapelli della Imetec, non è sponsorizzato, ha 2000 watt di potenza massima, quindi accendiamolo, mettiamolo con la ventola al massimo e anche la temperatura al massimo. Mi sto cuocendo. Allora, comunque avete visto, riesce a funzionare. Adesso vi faccio vedere pure la ripresa con la saldatrice e sono riuscito a realizzare un cordone di 8-9 cm a 65 A, una saldatrice inverter con l'elettrodo. Quindi guardiamo anche quella inquadratura, dopodiché guardiamo per bene questo prodotto e continuiamo a parlarne. Vediamo a chi può tornare utile un accumulatore di corrente di questo tipo, quindi una sorta di gruppo elettrogeno che però non utilizza la benzina, quindi diciamo è pulito e che ci permette, ora vi spiegherò come, di utilizzare la corrente gratis, quindi senza spendere soldi. Ovviamente dobbiamo comprare lui, quindi una spesa iniziale ci sarà, ma abbiamo la possibilità di sfruttarlo in diversi modi. Quindi guardiamo la saldatrice e poi continuiamo. Un cordone di saldatura che è riuscito perfettamente con un amperaggio di 65 A e devo dire che effettivamente è un cordone di circa 8-9 cm realizzato con una power station e una saldatrice, insomma ci risolve tanti problemi. Ma fatta questa introduzione, guardiamo il resto di questo prodotto, parliamone per bene, vediamo quali sono le caratteristiche e quali sono le sue funzioni. Iniziamo. E allora adesso è arrivato il momento però di guardarla per bene e vedere pure cosa troviamo all'interno della confezione. Partiamo dalla parte più alta, sia a destra che a sinistra troviamo due impugnature con un sistema anche antiscivolo che ci permette di afferrarla in modo sicuro. Tra l'altro pesa 28 kg, quasi 28 kg, quindi il trasporto con queste maniglie viene molto facile. Sulla sommità troviamo anche due sistemi per la ricarica wireless che funzionano benissimo e poi sulla parte frontale troviamo tutto il pannello di controllo con le varie connessioni. Questo è il tasto di accensione e di spegnimento. Questa invece è l'uscita tipo accendisigari, 12 volt, massimo 10 A. Ha un display touch a colori sulla parte centrale, tra l'altro molto reattivo. Queste sono le due prese 220 volt 50 Hz e queste sono le uscite per la corrente continua. Troviamo diversi tipi di uscite, dalla classica presa USB di tipo C, le prese USB di tipo A. E sulla parte sinistra invece troviamo gli ingressi per poterla ricaricare. Questo è per la ricarica con l'alimentatore e questo invece è l'ingresso per la ricarica con i pannelli solari. Sulla parte destra invece troviamo la presa d'aria per la ventilazione del dispositivo e sulla parte posteriore troviamo solo un'etichetta con tutte le informazioni sul prodotto. Quindi il cablaggio che troviamo all'interno della confezione è questo, quello che ci permette di collegarci a dei pannelli solari
quello che ci permette di utilizzare l'alimentatore. Io ho utilizzato un cavo che già possedevo, e questo per la ricarica dall'accendisigari dell'automobile. E adesso guardiamo alcune caratteristiche, guardiamole proprio dal sito del venditore. Quindi Bluetti AC200P, vedete il prezzo, 1799 euro. Possono sembrare tanti, ma considerate che di questi dispositivi ne vendono tantissimi. Chi ha necessità di questo tipo di dispositivi sa quanto costano e li acquista per le loro prestazioni. Ma continuiamo. Allora, guardiamo da questa parte le caratteristiche tecniche, quindi 2000 Wh, 2000 watt, grande capacità, potenza elevata, 13 porte in uscita, abbiamo 5 modi di ricarica e un display, come abbiamo visto poco fa, touchscreen. La possibilità di ricaricarlo in diversi modi ci dà ovviamente dei tempi di ricarica differenti. Possiamo creare delle combinazioni, come vedete, tra pannello solare, il caricabatterie con l'alimentatore, eccetera, e quindi riuscire a ricaricarla in sole 2 ore e mezza. Ma guardiamo le caratteristiche tecniche vere e proprie, quindi andiamo qua, specifiche tecniche. All'interno troviamo delle batterie LiFePO 4, ci permette 3500 cicli di ricarica, dopodiché le batterie potrebbero abbassarsi all'80% della loro prestazione. Considerate che 3500 cicli di ricarica praticamente rendono eterno questo dispositivo, perché anche facendo una ricarica al giorno 3500 cicli di ricarica sono praticamente 10 anni, ma viste 2000 watt possibilmente lo ricaricherete una volta a settimana, quindi praticamente è davvero eterno. Ha un sistema di gestione della sovraattenzione e protezione da cortocircuito, l'uscita in corrente alternata 220-240 volt 50 Hz, uscita USB 5 volt 3 A, uscita di tipo C PD 60 watt, 5 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, 20 volt fino a 3 A, ricarica wireless 5, 7,5, 10 e 15 volt, uscita corrente continua 12 volt 3 A, 12 volt 10 A, 12 volt 25 A. Ingresso invece 110 volt 240 A, massimo 500 watt. Ingresso auto 11,5 volt, 14,4 volt, 23 volt, 28 volt, 8,2 A. Pannello solare invece 35 volt, 150 volt, 12 A, 700 watt al massimo. Tempi di ricarica con adattatore, quindi con l'alimentatore che troviamo in questo momento sotto al telefonino, sta 4 ore e mezzo, invece con i pannelli solari 5-6 ore, e la tensione di ricarica deve essere superiore a 35 volt. Utilizzando invece 3 pannelli da 200 watt abbiamo 3-4 ore di ricarica. Utilizzando invece un adattatore più il pannello solare staremo 2 ore per ricaricarla, con l'automobile 18 ore e con l'adattatore 24 volt 9 ore, poi con generatore a gas, batteria a piombo eccetera, insomma vanno cambiando i tempi di ricarica. Come vi dicevo 27,5 kg, dimensioni 42x28x38 cm e 6. Può lavorare con temperature comprese fra meno 10 e più 45 gradi, ha diverse certificazioni e la garanzia 24 mesi, accessorio opzionale il pannello solare 120-200 volt. All'interno della confezione, come vi dicevo, troverete tutto ciò che vi ho fatto vedere poco fa. È possibile anche scaricare dal sito internet il manuale in modo da poterlo leggere in PDF. Ok, adesso ho collegato di nuovo l'asciugacapelli. Vediamo quello che viene riportato su questo display. Quindi andiamo da questa parte, accendiamolo. Ovviamente prima l'accenderò solamente con la ventola, dopodiché accenderò il riscaldamento, sperando che il rumore del phon non dia fastidio all'audio. Abbiamo 115 watt. Mettiamo la ventola più potente. Ok, si è stabilizzato, inizialmente aveva dato 115 watt perché forse è il picco, dopo si è stabilizzato a 90, quindi lo metterò comunque con la ventola al minimo per evitare di avere un rumore eccessivo. Adesso mettiamo la temperatura su 2. Ok, in questo caso abbiamo 667 watt di assorbimento. Mettiamo adesso la potenza massima, quindi su 3. E abbiamo 1379 watt di assorbimento. Mettiamo anche la ventola al massimo. Ok, e come vedete viene riportato anche da questa parte l'assorbimento. Allora adesso proviamo a ricaricare il telefonino invece tramite la presa USB. Quindi inserisco la presa nell'uscita. Ok, si sta ricaricando. Da questa parte abbiamo il valore
e cliccando possiamo andare a vedere quindi lo stesso valore, 12 watt di consumo. Adesso guardiamo questo display touch, abbiamo l'icona home, quindi la schermata principale, e abbiamo la possibilità di selezionare diverse voci. In questo caso abbiamo la possibilità di vedere l'output, quindi quello che riguarda la corrente continua. In questo caso non è collegato nulla, quindi ci dà 0 in tutti i valori. Se avessimo collegato un telefonino o qualche altra cosa avremmo il valore corrispondente, e lo stesso per tutte le altre voci. Quindi in questo caso abbiamo 230 volt, 50 Hz. Per poter accendere e spegnere le varie uscite bisognerà premere sull'icona e poi dare on oppure off. In questo caso era già acceso, ho premuto nuovamente on, ma accendiamo quindi la corrente continua. Ok, si è accesa dopo un paio di secondi e vi faccio vedere come riesco a ricaricare un telefonino utilizzando la ricarica wireless sulla parte superiore. Come vedete si ricarica perfettamente sia da uno che dall'altra parte, riusciamo a ricaricarlo. Quindi se abbiamo due telefonini, comunque andiamo in viaggio con nostra moglie, la nostra compagna, riusciamo a ricaricare sia il nostro telefonino che l'altro telefonino utilizzando entrambi i sistemi di ricarica. Abbiamo anche la possibilità di andare su setting, possiamo cambiare la lingua ma solo inglese e cinese. E poi abbiamo la possibilità, come vedete, di selezionare 60 o 50 Hz, eccetera. Poi abbiamo data, ci dà tutti i dati riguardanti la macchina, e questa voce invece ci dà lo storico, quindi eventuali sopravvoltaggi, eccetera. Abbiamo la possibilità di avere tutto lo storico di tutti gli utilizzi. Ma all'inizio del video, ragazzi, vi ho detto che con questo dispositivo riusciamo ad avere energia pulita, energia green che non inquina, e soprattutto non dovremo pagare la corrente, quindi avremo corrente gratis. In che senso? Qualcuno di voi nei video precedenti mi ha detto ma devi ricaricarlo, quindi comunque spenderai dei soldi per ricaricarlo. Sì, se lo ricarichi tramite l'alimentatore, ma possiamo ricaricarlo tramite pannelli solari. In quel caso avremo energia gratis ed energia pulita, perché con i pannelli solari per 5-6 ore circa riusciamo ad accumulare 2000 watt e poi possiamo sfruttarli senza nessun problema. E ovviamente è pulito, energia pulita, perché rispetto ad un gruppo elettrogeno ad esempio non abbiamo la benzina, non abbiamo emissioni di gas tossici, non surriscalda, insomma non è pericoloso, tutti i vantaggi che abbiamo di non utilizzare i gruppi elettrogeni, che comunque ve ne farò vedere uno in questi giorni, il gruppo elettrogeno, perché hanno i loro pro e i loro contro. In questo caso i pro che abbiamo da questo dispositivo sono i contro che avrebbe il gruppo elettrogeno e viceversa, ma poi ne tratteremo più avanti questo argomento. Come avete visto possiamo utilizzare un asciugacapelli, possiamo utilizzare una saldatrice, possiamo ricaricare i nostri telefonini, possiamo utilizzarlo per tutto ciò che ci necessita, e vi ho fatto vedere la saldatrice, vi ho fatto vedere l'asciugacapelli proprio perché sono degli strumenti che richiedono molta energia. Se riesci ad alimentarli allora vuol dire che funziona bene. Certo, se dobbiamo lavorarci tutto il giorno sicuramente non riusciremo, però per dei piccoli interventi, comunque per utilizzarlo in camper, per utilizzarlo ogni volta che si viaggia e si va per esempio in una baita eccetera, oppure in una tenda vogliamo utilizzare questo dispositivo per ricaricare i nostri computer, oppure per alimentare per esempio wifi, per alimentare sistemi antifurto e tutto ciò che potrebbe essere compromesso da un blackout, frigoriferi, insomma tutto quello che dobbiamo salvaguardare, perché se non abbiamo l'illuminazione accendiamo il LED del telefonino, non riusciamo a vederci, ma se abbiamo un frigo con all'interno degli alimenti e ci sono diverse ore di blackout, allora con questo dispositivo riusciamo a salvarlo. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto per conoscere questo dispositivo, ma ve ne farò conoscere tanti altri. Vi ho detto che vi parlerò anche di gruppi elettrogeni eccetera. Secondo me è un dispositivo molto valido e finalmente anche in Italia si sta cominciando ad apprezzare questi dispositivi. Prima erano più venduti più che altro in America, comunque fuori dall'Europa. In Italia sono arrivati in ritardo, ma finalmente anche in Italia si stanno iniziando ad apprezzare e si iniziano a vendere dei grossi numeri, quindi vuol dire che il prodotto si riconosce che è valido. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù, cliccare anche sulla campanella attivando le notifiche, quindi riceverete un'email ogni volta che carico un nuovo video, e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto. Però iscrivetevi anche, ho dimenticato a dirlo. Ciao ragazzi.